Buongiorno e benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi parleremo di questi due piccoli strumenti. Questo è un frequenzimetro palmare praticamente della fine degli anni 70 e abbiamo anche il suo gemello, il multimetro, sempre anche questo palmare. Venivano costruiti dalla Sinclair, che è una ditta inglese, e prodotti in Inghilterra, e erano praticamente nella stessa alloggiamento delle calcolatrici che faceva a suo tempo la Sinclair. Erano strumenti veramente innovativi per l'epoca, perché gli strumenti, come vedrete nel video, erano più grossi, non c'erano strumenti portatili piccolini come quelli a basso costo, oltretutto, ma non ce n'era. I multimetri digitali erano grossi, sicché se uno voleva mettere nella cassetta degli attrezzi per fare il service doveva portarsi dietro ovviamente il tester e basta, il tester analogico tipo il Lice o il Chinaglia, insomma i tester che c'erano all'epoca. Frequenzimetro, portarselo dietro, metterlo nella valigetta non era pensabile, e la Sinclair venne fuori con due apparecchi di questo genere qui che erano veramente innovativi. Già che ci sono, ricordo a tutti di iscriversi al canale, di mettere un mi piace, di condividere i miei video per far crescere il canale, e chi vuole qualche, diciamo, cosina in più può abbonarsi al canale oppure fare una piccola donazione anche di un caffè su PayPal. Continuate a vedere questo video, che farò delle prove su questi due piccoli apparecchi e vediamo come va a finire. Buongiorno a tutti, vi volevo parlare di strumentazione, non di questa. Comunque vi volevo dire che negli anni 70, diciamo nel decennio 70-80, i laboratori anche, diciamo, normali, quelli di riparatori TV o roba del genere, avevano strumenti tipo questo. Anche l'hobbista, diciamo, aveva strumenti analogici tipo questo Chinaglia o il famoso tester del Lice. Poi dopo gli anni, diciamo alla fine degli anni 70, negli anni 80, iniziarono degli strumenti più alla portata, sempre costosi, ma più strumenti digitali più piccoli, tipo questo Simpson che comprai io negli anni 80, strumenti a 3 cifre e mezzo. E poi nell'84 giù di lì, 82, venne il suo fratello, così, eccolo qua, non so se si vede, sempre della Simpson, che aveva anche la barra qua, diciamo che indicava anche in maniera analogica, e aveva le memorie. I laboratori meglio attrezzati avevano multimetri tipo questo, erano strumenti comunque molto costosi, ce l'avevano solo veramente i laboratori professionisti, e ce l'avevano diciamo non lobbista o non chi lo faceva, diciamo, laboratori meno attrezzati. Solo i laboratori più grossi si potevano permettere questi strumenti qui, che questo qui, diciamo, verso la metà degli anni 70 mi pare costasse 1,5 milioni giù di lì. I frequenzimetri di solito erano tipo questo, molto grossi, molto grossi, roba che supera i 35 centimetri di lunghezza, praticamente, veramente pesanti, e anche questi erano costosissimi, fino a che vennero fuori da parte della Sinclair
questi strumentini qui tascabili praticamente. Eccolo qua, è grosso come una calcolatrice, e questo è un frequenzimetro, e questo qua è il suo gemello, però è un multimetro. Praticamente una bella differenza tra gli strumenti grossi, anche sia multimetri digitali grossi che c'erano prima e frequenzimetri che erano ancora più grossi. Questo è uno strumento a 3 cifre e mezzo, non so se si vede bene, un multimetro, e funzionava piuttosto bene e aveva un costo, non dico contenuto, ma intorno, se non sbaglio, alle 160.000 lire, e questo qui lo stesso costava meno di 200.000 lire. La bellezza era che erano veramente portatili e il tecnico se lo poteva, non dico mettere in tasca, ma mettere sicuramente nella borsa, come faceva con gli strumenti con i tester della ICE e con gli altri tester della Chinaglia. Anzi, questi erano molto più piccoli. Questi qui uscirono alla fine degli anni 70, se non sbaglio 78-79, e questi qui sono due modelli che io comprai all'epoca e poi li ho ceduti nel tempo a un amico, e ora me li sono fatti riportare e si fa una prova. Non potrò smontarli ovviamente perché non sono miei, per farveli vedere all'interno. Io direi di provarli, se dopo tutti questi anni mantengono ancora delle caratteristiche decenti. Io partirei dal frequenzimetro, partirei, e ora lo attacchiamo, intanto lo attacchiamo a un generatore collegato al GPS che tira fuori 10 MHz, sicché è estremamente preciso. Ora vi faccio vedere che generatore è. Questo qui praticamente riceve dal GPS e butta fuori un segnale a 10 MHz proprio per tarare gli strumenti. Butta fuori anche un segnale, un PPS, ma serve per altri scopi, io non lo uso, non mi serve. E praticamente ora prenderemo il segnale da questo distributore che ho fatto, che mi manda anche tutti gli strumenti, praticamente manda tutti gli strumenti, che è possibile alimentare, diciamo, l'oscillatore locale al posto dei 10 MHz forniti dal quarzo, forniti da questo oscillatore praticamente, che è estremamente preciso. Anche questo generatore qui è alimentato praticamente, diciamo, al posto dell'oscillatore locale è attaccato al generatore, diciamo, da 10 MHz, e sicché anche questo ovviamente tira fuori una frequenza precisa. Dopo lo useremo per lo strumento. Ecco, ho attaccato i 10 MHz sullo strumento e vediamo un attimino se lo strumento questi 10 MHz come li rileva. Purtroppo i display sono piccolissimi, sono matrici di LED piccoline e non si vedono molto bene. Avvicino io lo strumento perché anche l'illuminazione gli dà noia, cioè da tenerlo in mano inclinato, e praticamente dopo tutti questi anni i 10 MHz sono leggermente imprecisi, diciamo, se vogliamo, però sono solo imprecisi alle ultime 2 cifre, e sicché è più che normale, sia per un apparecchio di quest'età, sia specialmente per un apparecchio così piccolo, sicché direi che per l'età che ha questo strumento, per l'età è più che preciso. Ora proviamo con il generatore di frequenza a vedere se raggiunge i 200 MHz che promettevano.
Ho impostato il generatore su 144 MHz, che era prima una delle frequenze massime che usavano anche le ricetrasmittenti dei radioamatori, andavano su circa 144 MHz, mentre in quegli anni lì usava tanto la banda cittadina, che era 27 MHz. Vediamo se questi 144 MHz lo strumento le rileva. Pecca di questo strumento qui è che i primi modelli non avevano i BNC, praticamente avevano solo i puntali come l'ingresso, i puntali come quelli del tester, sicché io a suo tempo avevo fatto un adattatore che si metteva qua dentro e c'era il BNC. Avevo fatto un adattatore artigianale tipo questo, che c'era i due puntali e poi usciva con il BNC. Ora non ce l'ho più, ovviamente, dagli anni 80 ora, e comunque c'erano ovviamente già fatti come questo, ma il passo, come vedete, è diverso, non ci va, sicché lo dovetti fare io e lo usavo per evitare di dover mettere i cavi in questa maniera qui. Comunque ho attaccato il cavettino schermato con due puntali infilati dentro e vediamo i 144 MHz cosa si sta vedendo. E anche qui lo scarto è nelle due cifre, praticamente, ecco, va fuori fuoco, è nelle due cifre delle ultime. Ora stavo guardando la telecamera, scusate. Lo scarto anche qui è nelle ultime due cifre, sicché la precisione ovviamente è notevole comunque. Ora proviamo ad attaccarci 200 MHz e vediamo con 200 MHz come si comporta. Non vi faccio vedere lo strumento, ovviamente, che l'ho imposto su 200 MHz perché sarebbe una ripetizione e basta. L'ho messo su 200 MHz e qui, diciamo, comincia a risentire un pochino della precisione. Qui ora sono le ultime tre cifre a scartare, ma la terzultima cifra, diciamo, scatta di un'unità sola. Però raggiunge 200 MHz e sicché quanto dichiarato dalla casa è veritiero. Proviamo a vedere se li supera e di quanto li supera. Ora metterò 210 MHz. Ho messo 210 MHz e lo strumento le legge, sicché, diciamo, non solo arriva a 200 MHz come promesso dalla casa madre, ma di pochino li supera. Ora proviamo 220 MHz. Ecco qua, con 220 MHz è andato in tilt, nel senso che non li legge. Però i suoi 200 MHz dal 1979 o 78, non ricordo bene, a ora continua a leggerli, è rimasto con la sensibilità giusta, con tutta la gamma di frequenza dichiarata dalla ditta per tutti questi anni qui. Possiamo affermare pertanto questo piccolo strumento della Sinclair, nonostante fosse piccolo, non avesse certo le pretese di strumenti che costavano, non dico 10 volte di più, ma sicuramente quasi, e faceva le sue funzioni. E oltretutto, come ripeto, guardate com'è piccolo nella mia mano, era tascabile. Ora passerei a farvi vedere diciamo il multimetro, il suo gemello multimetro. Una curiosità
per chi magari gli interessasse, c'erano delle calcolatrici della Sinclair che avevano lo stesso guscio, praticamente erano nate prima di questo apparecchio qui, pertanto loro hanno usato il guscio delle calcolatrici che facevano per farci un multimetro e un frequenzimetro. Ora prenderei il multimetro e lo proviamo con un piccolo calibratore che ho, che arriva, c'ho anche un calibratore più grosso ma non si vede quello che faccio, che arriva fino a 100 volts, questo qui arriva fino a 19 volts, però per vedere se è preciso il multimetro andrà bene comunque. Ecco, ora proveremo il multimetro. E una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che questo multimetro qui chiaramente non è né cinese né coreano, ma è fatto in Inghilterra. La Sinclair era inglese e produceva direttamente in Inghilterra, sicché questo qui è uno strumento fatto in Inghilterra. E lo stesso il suo, ovviamente, il suo gemello frequenzimetro. Allora, questo invece è un piccolo calibratore della Datel, molto preciso, che arriva fino a 19 volts. La Datel è una ditta americana, questo qui è fatto in America, e è un calibratore piccolino per le tarature, diciamo, dei multimetri, molto preciso. Ora, una cosa, vi avevo detto che userò questo perché non possiamo attaccarci all'altro calibratore, però poi mi sono reso conto che useremo anche l'altro calibratore perché per farvi vedere i volt in alternata e gli ohm del multimetro, la precisione di quello, questo non lo fa perché fa solamente volts. Comunque intanto vi faccio vedere questo qui. Impostiamo nel calibratore, ho impostato 100 mV e vediamo come si comporta il multimetro. Ve lo avvicino perché ovviamente devo tenere anche la luce bassa perché i display sono veramente poco luminosi. Eccolo qua, e segna invece che 100 mV 99 mV. Ora aumentiamo un attimino, mettiamolo su 1 volts. Ora è su 1 volts e lo strumento segna 1 volts e 003, sicché praticamente insomma è sempre piuttosto preciso. Una cosa che è importante, e non lo consideriamo con gli strumenti come c'ho anch'io a 6 cifre e mezzo, però facciamo la considerazione che leggere 1 volts e 003 a quei tempi lì, quando si leggeva di solito su un multimetro analogico che già l'errore di parallasse fregava un sacco, e sicché questo a basso costo che era un bel passo avanti per chi ce l'aveva, insomma era piuttosto preciso rispetto specialmente, ripeto, ai multimetri analogici. Allora, 1 volts l'abbiamo visto, proviamolo su 10 volts. 10 volts, e anche qua purtroppo la telecamera va e viene a fuoco perché così da vicino e con poca luce non lo fa, segna 10 volts e 0,4, sicché anche qui diciamo è abbastanza preciso. Proviamolo su 19 volts. E stessa cosa su 19 volts viene fuori 19,09 se non mi sbaglio, non lo vedo, lo sto vedendo al contrario sulla telecamera, però mi sembra 19,08, 19,09. E anche qua ci siamo. Ora passiamo a vedere i volts in alternata e gli ohm con l'altro calibratore.
Allora, l'altro calibratore che ho è questo Fluke e praticamente permette, ora mi avvicino un attimino, permette di avere, volendo, dove l'ho il dito, volendo i microvolts premendo questo tasto, e di qua si regolano i microvolts. Poi abbiamo in corrente continua un volts e 10 volts, che però da questo commutatore si può regolare, praticamente messo così è 1 o 10 volts per 1 oppure per 0,9, per 0,8 eccetera eccetera, sì, che vuol dire che i 10 volts, se lo metto qui, sono 8 e via discorrendo. Poi abbiamo la portata in ohm, e la portata in ohm si vede su questa scala blu, praticamente fa da 0 ohm, poi sono 10 ohm, 100 ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 100 kilo ohm, 1 mega ohm e 10 mega ohm. Ovviamente questa è una portata, diciamo, fissa. Come fissa è la portata della calibrazione in alternata. Praticamente abbiamo un volts a 400, qui abbiamo i 400 Hz per vedere anche non solo la precisione dello strumento, ma la banda passante anche dello strumento. Qui è fino a 400 Hz, un volts, 10 volts e 100 volts. Poi abbiamo a 4 kHz, non so se lo vedete, abbiamo a 4 kHz e a 50 kHz i 10 volts e basta. Non è un calibratore, diciamo, di gamma alta, ma comunque è stato calibrato, sicché è preciso. Per questa cosa qui io attaccherò i puntali a queste boccole e poi cercherò di inquadrare bene il multimetro e vi dirò quello che faccio senza farvi vedere tutte le volte quello che sto impostando sul calibratore. Vi dovete fidare della mia parola. Ecco qua, un'altra volta siamo collegati col calibratore, il 515 della Fluke. Ora stiamo leggendo i famosi 10 volts in corrente continua. Ora io leggerei i 100 volts, già che ci siamo, visto che questo calibratore fa anche 100 volts. Ecco qua, 100,3. Sicché solito discorso di precisione rispetto a qualsiasi multimetro analogico dell'epoca. Leggere, se uno andava a leggere per esempio 220 volts,3 era, o 100 volts,3, era veramente difficile. Ora passiamo ai volts in alternata. Allora, per i volts in alternata questo multimetro ha solamente una scala che arriva fino, allora proviamo con un volts. Allora, dicevo, questo multimetro qui, una pecca di questo multimetro è che in alternata aveva solo una portata di 1000 volts fondo scala, sicché se andavamo a leggere come ora 10 volts non le leggevamo, perché purtroppo c'è solo l'ultima cifra che non è significativa. Diciamo che la funzione in alternata, essendo nata come strumento portatile, serviva per andare a vedere se c'era la tensione di rete e compagnia cantante, sicché i famosi 220 volts dell'epoca ora sono 230. Allora proviamo con 100 volts. Con 100 volts legge 99 volts, 98-99 volts, sicché anche qui a 400 Hz comunque, considerando che era uno strumento nato per i 50 Hz, diciamo che anche qua ci siamo. Ora andrei a vedere gli ohm. Lo spostiamo in ohm. Allora, qua abbiamo gli ohm per 1 e mettiamo
lo strumento su 10 ohm. Vediamo un attimino, spostiamo qua. Allora l'ho messo in ohm, anche qua, scusate, eccolo, anche qua l'altro problema che è praticamente in kilo ohm, sicché resistenze basse, quest'ora stiamo leggendo 10 ohm e si leggevano male. Anche questa ovviamente come tutte le cose che sono piccole, che sono poco costose per l'epoca, aveva il suo rovescio della medaglia. E così come per i Volts aveva una portata sola di 1000 volts in alternata, e qua diciamo la portata più bassa che abbiamo in ohm è 1 kilo ohm per 1, sicché praticamente i 100 ohm leggiamo 97 ohm, li andiamo a leggere, il kilo ohm c'è un certo scarto ovviamente, lo andiamo a leggere piuttosto bene, però se andiamo su 10 ohm lo leggiamo male, praticamente la precisione qui lascia a desiderare. Allora ora sono su 1 kilo ohm praticamente, poi passo a 10 kilo ohm, è andato fuori scala, sicché devo spostare a ohm, kilo ohm per 10 praticamente, e qua è 10 kilo ohm, lo comincia a leggere piuttosto bene, perché è kilo ohm per 10, sicché l'1.000 vuol dire un 10 kilo ohm con 3 cifre decimali, perché appunto ve lo faccio vedere qua, sposto lo strumento, la lettura, vediamo se ci sono i puntali davanti, lo tolgo un attimo i puntali, diciamo vi faccio vedere le scale dello strumento, cavi davanti e compagnia cantante. Allora, mentre in alternata avevamo qua solamente la portata 1000 volts in alternata, per gli ohm sono espressi tutti in kilo ohm, abbiamo ohm, cioè per 1 kilo ohm, per 10 kilo ohm, per 100 kilo ohm, mega ohm per 1 e mega ohm per 10, sicché in questa portata qui, che è per 10 kilo ohm, se leggo 1 sono 10 kilo ohm. Lo rimettiamo, vediamo, per farvi vedere il display, e riattacchiamo i puntali. Non so se avete notato prima che i puntali praticamente alla fine sono più grossi dello strumento, i cavetti che ho usato per il collegamento sono più grossi dello strumento. Allora, eccoci qua, sicché siamo su 10 kilo ohm e segna appunto 10 kilo ohm. Qui su questa portata è preciso. Passiamo a 100 kilo ohm, è fuori scala, lo mettiamo a kilo ohm per 100, dovrebbe segnare 1, e qui segna 1,002, praticamente scarta l'ultimo decimale. Poi aumentiamo la portata a 1 mega ohm, lui andrà ovviamente in overrange, spostiamo il commutatore, e anche qui, siccome è in mega ohm per 1, legge 1 mega ohm e 001, sempre l'ultima cifra, che non è completamente precisa, ma nemmeno in tanti strumenti moderni. Ora ho messo 10 mega ohm sul calibratore, lo strumento è per 10 mega ohm e il solito legge 1,007 o 006 perché ballonzola. L'ultima cifra, diciamo, è veramente poco significativa qui, come veramente in tantissimi, in quasi tutti gli strumenti digitali. L'ultima cifra lascia il tempo che trova. Ora allargo un attimino, mettiamo il suo gemello accanto, mettiamo
mi scuso della poca luce, ma non si vedevano se no assolutamente i display per i riflessi. E lo strumento veniva fornito all'epoca con una serie di cavi con questi terminali per i, vediamo un po' se ve lo faccio vedere meglio, per il frequenzimetro, e una coppia di puntali invece tradizionali per il multimetro. Insieme venivano date due custodie per riporlo e portarlo a giro, sono due custodie di plastica comunque, e venivano date le istruzioni di tutte e due. Eccolo qua, queste sono le istruzioni che davano con gli strumenti. Io spero che vi abbia fatto piacere vedere questi piccoli strumenti che sono diventati cimeli, oltretutto sono molto rari, se ne trova pochissimi in giro e le vendono anche a caro prezzo. E niente, penso vi abbia fatto piacere, e come al solito mettete un mi piace e condividete il video, iscrivetevi al canale chi non l'ha fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!